Oggi parliamo di un argomento che prima o poi arriva nella vita di ogni scrittore. E non importa se avete iniziato ieri o avete già un romanzo completo nel vostro cassetto. Non importa se partecipate a un corso di scrittura creativa oppure se scrivete di notte quando tutti dormono. Ad un certo punto un editor gentile o un lettore sincero vi dirà che qualcosa non funziona. E quasi sempre la frase è più o meno questa: ci sono alcuni errori tipici degli esordienti. Ma sapete una cosa? Quegli errori non sono segnali di incapacità, sono semplicemente passaggi evolutivi della scrittura. Oggi li guardiamo insieme, con serenità e anche con un po' di ironia e con quello spirito curioso che ci piace tenere quando parliamo di scrittura creativa. Perché qui l'obiettivo non è dire evitiamo di fare questi errori, ma capire perché li facciamo e come migliorarci. Prima di iniziare, ci tengo a mostrarvi il mio personale taccuino per gli scrittori. Qui troverete molti consigli che avete già visto nei miei video e tanto spazio per prendere appunti sulla vostra nuova opera. E lo trovate su Amazon prezzo piccolo piccolo. E ora siete pronti? Errore numero 1. L'infodump. L'infodump è quel momento in cui lo scrittore decide che il lettore deve sapere tutto e lo deve sapere subito. Storia politica del regno, geologie familiari, funzionamento della magia, spiegazione della tecnologia, leggende antiche, l'origine delle scarpe del protagonista e magari anche il menù della sua colazione preferita. Il tutto in un unico blocco. Il problema dell'infodump non è la spiegazione in sé, è la modalità. Quando andate a inserire tutte le informazioni del vostro romanzo, prima ancora che il lettore abbia avuto il tempo di affezionarsi alla storia. La soluzione non è eliminare le informazioni, ma sapere quali sono necessarie e distribuirle al momento giusto. Mostrate il vostro mondo attraverso le azioni dei personaggi, attraverso piccoli dettagli significativi, attraverso dialoghi naturali. Lasciate che il lettore scopra le regole della storia vivendo la storia. La narrativa funziona meglio quando il mondo non viene spiegato ma suggerito. In descrizione vi metto il link a un video che ho già fatto in passato interamente sull'infodump. Guardatelo per capire meglio di cosa si tratta, come evitarlo oppure come sfruttarlo. Secondo errore: creare personaggi piatti, quando qualcuno dovrebbe essere vivo ma non lo sembra affatto. Questo è un altro grande classico degli autori emergenti. Il personaggio piatto è quello che fa cose, dice cose, ma non lascia alcuna traccia emotiva nel lettore. Un po' come guardare un manichino che si muove. Insomma, funziona ma non emoziona. Molti autori emergenti partono col costruire un personaggio dall'esterno. Età, professione, aspetto fisico, magari un hobby, ma dimenticano la parte più importante. Cosa vuole il personaggio? Di cosa ha paura? Qual è la contraddizione che lo rende umano? Partiamo da un principio: le persone reali non sono mai coerenti al 100%. Spesso hanno desideri che entrano in conflitto con altri desideri, convinzioni che cambiano quando la vita le costringe a farlo, piccole debolezze che emergono nei momenti di pressione. Proviamo a fare questo esercizio. Descriviamo un personaggio costretto a scegliere fra due cose che vuole, non tra una cosa buona e una cosa cattiva. Sarebbe troppo facile. Ma tra due cose buone. È da lì che nasce la complessità e la veridicità del personaggio. Sui personaggi ho fatto numerosi video che ovviamente vi linko in descrizione. Errore numero 3. Un incipit debole. E da lì, ahimè, si decide il destino del lettore e dello scrittore. L'incipit è una specie di biglietto da visita emotivo e oggi i lettori non hanno molta pazienza. Lo sappiamo tutti, anche se non lo diciamo troppo ad alta voce. Le prime righe sono fondamentali, devono creare una tensione, una domanda, curiosità. Non serve iniziare con un'esplosione o un evento drammatico. Serve qualcosa che faccia pensare al lettore: voglio sapere cosa succede dopo. Un errore comune è iniziare con descrizioni statiche o con presentazioni generiche del mondo narrativo. Il problema non è descrivere, ma descrivere prima che si sia accesa la scintilla. Ovviamente c'è anche un video su questo argomento. Errore numero 4. Conflitto assente. Senza conflitto non c'è tensione, senza tensione
non c'è storia. Se dovessimo ridurre la narrativa ad un unico principio, ebbene sarebbe questo. Che sia chiaro, il conflitto non è necessariamente un conflitto fisico o una guerra. Può essere un conflitto interiore, sociale, morale, relazionale, oppure una difficoltà da superare. Il problema di molti esordienti è che a volte confondono il conflitto con l'azione. Fanno succedere delle cose, ma queste cose di fatto non mettono davvero di fronte il protagonista a una scelta, a una pressione emotiva. Una storia vive quando il lettore sente che qualcosa potrebbe andare male. Non necessariamente andrà male, ma potrebbe. E quella piccola incertezza diventa la benzina della curiosità. Errore numero 5. I dialoghi troppo spiegativi. Vi è mai capitato di leggere un dialogo che sembrava artificiale? Tipo due personaggi che parlano di qualcosa che già sanno, già conoscono, solo per informare il lettore. È un errore comprensibile, perché il dialogo è uno strumento davvero molto comodo per trasmettere informazioni. Ma nella vita reale le persone non parlano come i manuali di storia. Le persone interrompono il discorso, cambiano argomento, usano sottintesi e molto spesso evitano di dire quello che davvero pensano. E infatti un buon dialogo spesso contiene meno di quanto sembra. Se volete migliorare i vostri dialoghi, provate questo trucco. Eliminate la prima frase che vi viene in mente da scrivere, perché molto spesso in realtà è la didascalia. Ovviamente guardate il mio video sui dialoghi. Errore numero 6. Descrizioni sovraccariche o completamente inesistenti. Qui si oscilla fra due estremi. Da una parte la descrizione infinita di ogni dettaglio ambientale, dall'altra la quasi totale assenza di elementi visivi e sensoriali. Una buona descrizione narrativa non vuole catalogare il mondo, vuole evocarlo. Non serve dire tutto, serve però scegliere 3 o 4 elementi che rappresentano l'atmosfera. Pensate alla descrizione come un lampo di luce che illumina una singola fetta di una stanza lasciando in penombra tutto il resto. E a volte l'ombra in narrativa è persino più interessante della luce. Errore numero 7. Un ingenuo colpo di scena. Un colpo di scena non è semplicemente qualcosa che sorprende, è qualcosa che quando il lettore ci ripensa sembra inevitabile. Se un twist narrativo appare come un trucco improvviso, rischia di rompere l'illusione della storia. Una sorpresa efficace nasce dalla preparazione. Dettagli apparentemente insignificanti, piccole tracce seminate lungo il percorso. Quando il lettore esclama: "Ma dai, avrei dovuto capirlo!" avete fatto un buon lavoro. Errore numero 8. Ritmo narrativo diseguale. Il ritmo in una storia è molto spesso sottovalutato. Una narrazione troppo piatta stanca. Una narrazione troppo accelerata impedisce l'immersione. Il ritmo nasce dall'alternanza tra pausa e azione. La musica della narrazione vive di questo equilibrio. Siamo quasi addirittura di arrivo. Errore numero 9. Temi troppo dichiarati invece che vissuti. A volte lo scrittore vuole dire qualcosa di importante e questo è bellissimo. Il problema nasce quando il tema viene esplicitato in modo didascalico. In narrativa funziona meglio quando il tema emerge dalla storia e non quando viene enunciato come una morale finale. Lasciate che siano le azioni dei personaggi, le conseguenze delle scelte e l'evoluzione emotiva a parlare. I lettori amano scoprire che cosa volete dirvi con la vostra storia, mentre non amano ricevere il tutto già confezionato. E infine, l'ultimo più grande errore, la paura di tagliare. Chiudiamo con un errore che non riguarda la scrittura in sé, ma il rapporto emotivo che abbiamo con il nostro testo. Molti esordienti fanno fatica ad eliminare parti della storia e in realtà anche i non esordienti. Questo perché ogni parola ci sembra preziosa, ogni scelta assolutamente indispensabile, ma la scrittura, ahimè, è anche un processo di sottrazione. Tagliare non significa distruggere il lavoro che abbiamo fatto, significa far respirare la storia.
Se una scena non aggiunge tensione, informazioni significative, profondità emotiva, può essere tranquillamente modificata o eliminata. La domanda che potete farvi è estremamente semplice. Questa parte serve alla storia o semplicemente mi piace? Se la risposta è la seconda, allora vale la pena rifletterci bene. E con questo siamo arrivati alla fine di questa lista. Ricordate una cosa molto importante. Questi errori sono normali e sono quasi inevitabili. Non esistono scrittori che non abbiano passato queste fasi. Quindi non guardate questa lista come un qualcosa da evitare, un qualcosa che vi fa paura. Guardatela come una mappa che vi dice dove potreste inciampare, ma anche dove state migliorando. Se scrivere è il vostro modo di guardare il mondo, allora continuate a farlo con curiosità, con pazienza e anche con un pizzico di leggerezza, perché la storia più importante non è quella che avete scritto e non è quella che state scrivendo, è quella che state imparando a scrivere. Noi ci rivediamo al prossimo video nel canale I libri di Alice per parlare di storie, di personaggi e di tutto quello che rende la scrittura qualcosa di vivo. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao!